Ciao, sono Barbara. Questa è penso la 10ª volta che provo a rifare questo video perché mi vergogno tantissimo primo, non sono capace, secondo, penso che sia la prima e ultima volta che lo faccio perché mi sta stressando moltissimo e mi sono accorta che in sottofondo, nello sfondo, c'erano i pannolini di mio figlio. Poi ho visto che la luce, cioè so che è sbagliatissima. Non lo so, come si fa a fare un video decente? Bisogna mostrarsi autentici oppure è meglio mostrarsi professionali? Non lo so, dimmelo tu, aspetto poi un feedback perché spero che questo sia l'ultimo video che faccio. Comunque, non sono appunto abituata a metterci la faccia, normalmente preferisco metterci la voce, come forse sai se ascolti il mio podcast Italian Stories in Italian. Ma quelli bravi, quelli che fanno marketing e comunicazione, gli esperti, dicono da tanto tempo che metterci la faccia è molto importante quando si vuole comunicare qualcosa di importante. La cosa importantissima che ti devo comunicare è un nuovo progetto che inizierà da gennaio 2025 e che ho organizzato insieme ad alcuni insegnanti della mia scuola onlineitalianclasses.com. Questo nuovo progetto si chiama Every Week Italian ed è nato per colmare un po' la distanza che mi ero accorta esserci tra il servizio, l'offerta delle lezioni online che sono a pagamento perché sono un servizio di alta qualità in cui le lezioni sono totalmente personalizzate dalle insegnanti sulla base dei bisogni di ciascuno studente e dall'altra parte quello che ti menzionavo, cioè l'offerta gratuita, quindi il podcast che è anche un blog che però è un contenuto generico e magari non soddisfa le esigenze specifiche che tu puoi avere. Nel frattempo sto facendo una cosa veramente illegale, anzi ho appena fatto una cosa illegale in Italia, cioè mettere il miele nel caffè. Praticamente penso che sia paragonabile a ordinare un cappuccino dopo cena in un ristorante, cioè non si fa, ma in questo momento mi trovo a Londra e qui tutto è concesso, mi sento giustificata, quindi va bene così. Comunque dicevo, Every Week Italian. Il nome già spiega un po' il progetto, no? Questo programma. Si tratta di ricevere ogni settimana un'email in italiano scritta da una delle insegnanti del team di onlineitalianclasses.com in cui c'è sempre una storia principale raccontata dall'insegnante che è una storia autentica che racconta proprio di un problema, di qualcosa di reale che è successo veramente durante le lezioni di italiano con gli studenti. Gli studenti vengono tutelati, cioè il loro nome viene inventato, anche se la storia è vera. Questo perché? Per provare a estrapolare delle conoscenze che possono essere davvero utili quando si legge qualcosa in italiano, quando ci si trova in Italia in una certa situazione, quando si vuole comunicare con gli italiani, che i libri non ti spiegano veramente. E quindi per poi fissare queste problematiche, diciamo, legate magari alla lingua o alla cultura italiana, appunto, proponiamo un esercizio e anche poi altre piccole attività di riscaldamento e di defaticamento per poter, diciamo, continuare la pratica dell'italiano durante la settimana, ma secondo i tempi di ciascuno, perché appunto si tratta di un'email
e quindi ognuno di voi che vorranno iscriversi a questo programma potranno lavorare su questo contenuto alla velocità e nei modi, nei tempi che preferiscono. Allora, mi è venuto in mente una cosa, il livello a cui è rivolto, diciamo, questo programma, tendenzialmente, diciamo, intermedio, diciamo B1, B2 secondo il quadro europeo. Però potrebbe anche essere fruito da persone che sono a un livello un po' più iniziale, perché appunto è un testo scritto, si tratta di esercizi autoconclusivi e quindi con l'aiuto di un dizionario si può, secondo me, arrivare alla comprensione e alla soluzione di questo contenuto e magari anche chi è a un livello un po' più avanzato potrebbe trovare in questo tipo di contenuti qualche curiosità che appunto magari gli era sfuggita, perché non rientra nei programmi classici che di solito propongono i corsi o i libri. Nel frattempo mi sono accorta che mi si vede la canottiera. Se mi vedesse mia madre sarebbe, non dico inorridita, ma sicuramente contrariata perché lei è sempre molto attenta all'aspetto fisico, al vestiario da brava italiana. Ma ripeto, vivo in una città in cui puoi essere e fare quello che vuoi, quindi oggi va bene così, perdonatemi l'aspetto fisico. E cosa stavo dicendo? Ah sì, Every Week Italian è un programma a pagamento, ma è piuttosto economico. Infatti si tratta di 80 sterline all'anno oppure 8 sterline al mese. Funziona tramite Substack, che è la piattaforma che utilizzo già per inviare la newsletter gratuita, che tra parentesi rimane gratuita. Io continuerò a mandare finché posso il mio podcast e blog ogni mese, però appunto se desideri fare l'upgrade, quindi un aggiornamento, puoi iscriverti anche ai contenuti a pagamento. Si tratta quindi di circa una sterlina e mezzo per email, non è tanto, penso che sia abbastanza fattibile per tutti, ma aspetto comunque dei commenti da parte tua perché per me i feedback, i riscontri sono sempre molto importanti. Per iscriverti puoi andare sul mio sito nella sezione newsletter, appunto, oppure cercare Every Week Italian. Il sito è onlineitalianclasses.com. Comunque, dato che è molto più facile mostrarti un esempio concreto piuttosto che star qui a raccontarti la rava e la fava, come si dice in italiano, ti lascio il link dell'esempio dove puoi scaricare proprio l'esempio di uno di questi contenuti gratuito qui sotto nella descrizione del video, perché non sono capace di fare i gesti, non so dove indicare col dito basta. Vabbè, se c'è qualcosa che mi vuoi dire scrivimi, perché io sono terribile a sintetizzare le notizie più importanti. Ok, mi stoppo. Ciao, a presto!